Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Sono emozionatissimo perché sto per andare a vedere la moto con la quale tornerò a correre in una competizione di livello mondiale. Tra l'altro questa moto è una moto molto particolare e non esiste. Dopo la sigla vi faccio vedere tutto. Il luogo in cui sto andando, tra le altre cose, non è un'officina, ma un'università. E anche se l'università è una di quelle cose che ho abbandonato molto tempo fa, come si dice nella vita, meglio tardi che mai. Sto andando al Politecnico di Milano, precisamente alla Polimi Motorcycle Factory, dove i ragazzi mi faranno vedere la moto che hanno costruito e con la quale correrò la gara di Aragon del campionato Moto Student. Ma che cos'è il campionato Moto Student? È una competizione internazionale di livello mondiale nella quale molte università di ingegneria provenienti da tutto il mondo si sfidano sul circuito di Aragon in Spagna. Pensate che ci sono università del Brasile, della Grecia e addirittura dall'India. Il progetto ha come obiettivo quello di costruire una moto prestazionalmente competitiva ma all'avanguardia nella costruzione utilizzando materiali e tecnologie innovative, e posso già spoilerarvi che la moto è fighissima e fra poco la vedrete. Io per Polimi avrò il compito di aiutare il team nello sviluppo della moto, nei test e correre la gara di Aragon. La competizione si sviluppa su 4 giorni. Durante la prima giornata viene presentato il progetto. Già, perché essendo una competizione universitaria non vince la sola velocità, ma viene premiato anche il progetto ed il piano business. Ad ogni università infatti vengono dati dei target e dei budget da rispettare. Il secondo giorno è quello dedicato alle prove tecniche, ovvero dovrò io affrontare con la moto dei test di accelerazione, frenata e gincana. Dal terzo giorno in poi inizia quello che è il vero e proprio weekend di gara e ci saranno le prove libere e le qualifiche. La domenica infine ci saranno le 2 gare di velocità dalla durata di 8 giri per la moto petrol, 6 giri per la moto elettrica. Il pilota che l'anno scorso ha corso sul petrol, quando era l'unica moto presente, si sposterà sulla elettrica, mentre io utilizzerò la petrol e saremo compagni di squadra. Polimi Motorcycle Factory è appunto il team che si occupa di questo progetto universitario extracurricolare, ovvero dove i ragazzi partecipano oltre a sostenere i loro regolari esami, dedicando un sacco di tempo a questo progetto. Il team è composto da circa un centinaio di ragazzi provenienti da più facoltà, ovviamente sempre inerenti allo scopo. Abbiamo ingegneria meccanica, design, gestionale, aerospaziale, quindi un mix di conoscenze per costruire una moto competitiva. Vederlo, non voglio nemmeno la sorpresa. Bello. Siamo all'interno dell'officina Polimi Motorcycle Factory, siamo con Andrea che è capo del progetto, se non sbaglio. Sono il team leader del progetto del Polimi Motorcycle Factory, che ci spiegherà che cosa facciamo, perché ho addosso questa felpa, cosa faremo quest'anno insieme e che cosa comprende tutto il progetto di sviluppo delle vostre moto. Ok, allora il nostro team è nato circa 5 anni fa, nel 2015. Abbiamo partecipato a 2 edizioni di Moto Student, che è una competizione internazionale tra università in cui lo scopo è costruire un prototipo simile Moto 3. Come detto da Edo, torneremo nella categoria Petro che ci ha visto vincere 2 anni fa. Nell'ultima edizione esordiremo anche con la categoria elettrica. Quindi tra l'altro anche il fardello che voi avete vinto esatto, l'anno scorso io non posso non vincere, questo è un problema. E insieme con Edo ci darà una mano a sviluppare in test in pista l'assetto, darci consigli per migliorare la nostra performance, e l'obiettivo è quello di divertirci e vincere. Io sono il team leader appunto, mi occupo della gestione di tutti i membri del team, che sono circa 70, la gestione del budget, delle tempistiche della produzione, insieme agli altri capi reparto che dopo presenterai. Portiamo avanti da 2 anni, che è questo obiettivo, questa nostra grande passione, e siamo tutti molto carichi e vogliosi di andare in pista. Il motivo della mia visita oggi è che oltre a conoscere i ragazzi avevamo la necessità di prendere le misure della mia posizione in sella, quindi la triangolazione pedane sella manubri. La moto ha una posizione molto racing e nonostante sia di piccola cilindrata ha un buono spazio per muoversi e chiudersi come si deve in carena. L'unica cosa sulla quale dovremo lavorare però sarà la posizione delle pedane, che attualmente è troppo arretrata.
Sì. Tra l'altro visto da fuori si nota proprio. Allora adesso direttamente dall'officina di Polmi Motorcycle Factory vi faccio conoscere tutta la squadra, andiamo a vedere i membri che compongono tutto il team, che cosa svolgono, che ruolo hanno all'interno della squadra e che cosa fanno. Ciao Asul, Ciao. vero nome di provenienza? Argentina. Ok, che cosa fai all'interno del team? Allora, io all'interno del team sono il capo reparto carene, noi ci occupiamo della parte di aerodinamica esterna della moto. Ok, sai quante ne dovrai rifare con me? E allora noi ci dedichiamo praticamente alla parte di aerodinamica sia esterna che l'area che passa tra la carena e la moto, anche allo sviluppo e produzione di questi pezzi, in pratica. Ok, Siamo i pazzi che sviluppiamo le cose in superficie. e la Galleria del Vento? Ci andremo probabilmente, però spoiler. Ok, va bene, non spoileriamo troppo. Esatto. Adesso abbiamo colui che ha progettato tutta la struttura della moto, ovvero il telaio. Esatto. Alessandro, presentati. Sono Alessandro e sono direttore del reparto di telaio e dinamica del team e insieme a quasi 30 ragazzi ci siamo occupati di tutte le analisi strutturali della moto. Quindi telaio, porcellone, sella, telaietto davanti, insomma tutto ciò che ti tiene in piedi. Alessandro, mi spieghi il discorso che abbiamo fatto adesso di come è prodotto il telaio, o meglio, qui non c'è né colla né viti, giusto? Esatto, praticamente tutta la struttura a traliccio in tubi d'acciaio è vincolata alle piastre telaio posteriori dove si aggrappa il porcellone sostanzialmente per puro vincolo geometrico dato dalla fase di produzione e di saldatura dei tubi con la parte anteriore. Quindi praticamente per assurdo se noi tagliassimo il telaio nel centro della moto, i tubi questi qui li potremmo sfilare tranquillamente. Esattamente, adesso non si sfilano per il posizionamento che hanno dovuto alla saldatura dei Ok, e questo è il famoso canotto di sterzo mancante nel quale passa. condotto alla spiegazione. Allora, una cosa che siamo scordati di far vedere è questo, ovvero l'anima della moto, il motore che è marchiato KTM, e adesso l'interessato al reparto vi spiegherà che motore è e da dove viene. Questo è un motore KTM 250, deriva dall'RC, quindi è un motore stradale e il nostro obiettivo ovviamente è di potenziarlo al massimo e possiamo agire sull'aspirazione, sullo scarico e sull'elettronica. Quindi non si può toccare niente, non si possono effettuare lavorazioni ad esempio alla testa, alle valvole, non si possono cambiare i pistoni, giusto? No, esatto, la meccanica è Si può lavorare solo all'esterno del motore. Esattamente. Ok, adesso vi faccio vedere un po' di pezzi che sono stati costruiti apposta perché non essendo una moto di serie, essendo un progetto di prototipazione, bisogna costruire tutte le cose da zero. Vi faccio vedere un paio di pezzi. Nicolas, ciao, presentati. Ciao a tutti, sono Nicolas, faccio anch'io parte della gestione sportiva del team. Allora, diciamo che prima di tutto, dato che uno degli obiettivi principali del prototipo è la leggerezza, abbiamo cercato il modo di togliere peso da qualsiasi area della moto. Una di queste è appunto il serbatoio, in cui diciamo siamo riusciti a risparmiare molto peso grazie all'adozione di un serbatoio bladder, chiama diciamo in termine tecnico. Ladder vuol dire polmone. Sì, diciamo che polmone. altro non è che un serbatoio in gomma vulcanizzata. Infatti questo serbatoio va montato lì. Esatto, diciamo che più o meno andrà in questa posizione. E quando facciamo benzina si fa Esatto, da dietro. dal codone. Esatto. I radiatori sono in uno stile simil cross, quindi sono uno a destra e uno a sinistra perché ovviamente nel mezzo ci passa lo scarico. Una grossa particolarità di questa moto è che non ha il telaietto posteriore, ha una struttura portante in carbonio e adesso ci facciamo spiegare da chi le carene le fa e chi ha fatto il telaio perché loro due, perché questa cosa qui è strutturale, ovvero tutta questa cosa fatta in carbonio deve sostenere il peso non essendoci il telaietto. Quindi come è stata progettata questa cosa e quanti chili sostiene? Allora, Cioè se mi siedo non si rompe, si spera. tutto parte da uno sviluppo in superfici. Questo tipo di componente è molto complesso, Ok. proprio perché va a sostituire qualcosa di così complicato come un telaietto, ma deve essere fatto solamente con il carbonio. Parte con uno studio della forma, Ok. parte da design. Ok. E noi quello che facciamo è studiare la forma legata alla produzione. Facciamo praticamente, ci assicuriamo che quello che stiamo sviluppando sia producibile e poi lo diamo in mano a loro. Esatto, noi interveniamo diciamo soltanto per fare i calcoli strutturali, quindi Ok. andare a vedere quanta fibra di carbonio è
è sufficiente per garantire la prestazione. Ok, che poi la cosa difficile è stare sempre nella sottile linea fra la prestazione e il peso, perché lei deve reggere peso ma non può pesare 50 kg. Esatto. Per questo questa decisione. Soprattutto perché questa parte della moto è una parte molto in alto e quindi nei cambi di direzione, nello spostamento del peso in dinamica, quando la moto funziona, è molto rilevante. Bene, spero che questa visita nel reparto corse del Politecnico di Milano vi sia piaciuta. Nei prossimi episodi ci saranno ovviamente i test in pista che svolgeremo per mettere a punto la moto e la gara di Aragon. Quindi fateci un bel in bocca al lupo e sosteneteci con un like e ci vediamo settimana prossima con il video dell'R1. Ciao!